Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco, vi auguro sicuramente un buon inizio di 2021, spero che questo video lo stiate guardando, in teoria dovreste guardarlo all'inizio del 2021, in realtà ragazzi oggi vi dico è il 16 dicembre 2020, quindi spero che in questo momento da Marco del passato stia andando tutto bene, spero che nel 2021 non siamo ancora in un lockdown generale o qualcosa del genere, speriamo. E in ogni caso, ragazzi, oggi vi volevo parlare in un video un po' freestyle della mia esperienza che sto avendo nel mondo della recitazione. Quest'anno ho iniziato recitazione, canto, ballo, MMA, corsi di dizione e quindi vi volevo parlare, dato che ho parlato con il mio agente, la mia agenzia e anche il mio insegnante di recitazione. Stiamo parlando di una futura carriera, dato che sono stato anche a Hollywood. Per chi ha seguito il mio percorso a inizio 2020, sono stato a Hollywood e a Los Angeles per vedere delle scuole di recitazione, parlare con gente che ha lavorato e che sta lavorando tuttora come attori nel mondo della recitazione a Hollywood, quindi diciamo il luogo per eccellenza, tra virgolette, della produzione americana. Ho anche chiacchierato con degli esperti di recitazione italiana qui a Roma e quindi vi volevo parlare un po' del fatto della recitazione. Serve studiare recitazione? Quanto serve studiarla? Che cosa bisogna fare? Marco, ma se io voglio, che è una delle domande che ricevo più spesso, Marco, ma se io voglio andare negli Stati Uniti a studiare recitazione, come funziona? Dove devo andare? Quanto costa? Il permesso, come funziona, che permesso bisogna creare in Italia, bisogna partire prima in Italia, bisogna partire prima dagli Stati Uniti, come funziona? Quindi oggi volevo parlare un po' di questo. Allora, prima di tutto, sì, studiare recitazione serve. È necessario? No. È come una laurea, immaginate come una laurea, ho già fatto il video a riguardo del serve una laurea in Italia oppure nel mondo, sì o no? Serve, si può, se una persona è sveglia, sfruttarlo per raggiungere i propri obiettivi, però in realtà diciamo che soprattutto nel mondo della recitazione cinematografica, quindi cinema e TV, non è in realtà così necessario. Serve piuttosto essere svegli, quindi nel momento in cui si fa fare un casting per prendere parte ad un ruolo, essere svegli, essere pronti, quindi studiare magari può essere utile in ogni caso, comunque adesso ci arrivo, e essere quello che il regista o il casting director, quello che organizza il casting, sta cercando. In realtà è molto meglio, anche detta da esperti, non solo da me, e anche quando sono stato a Hollywood me l'hanno confermato, è molto più facile che prendano una persona con somiglianze o un atteggiamento o una storia simile a un personaggio che vogliono in quel determinato film o serie TV o serie televisiva, che prendono una persona così che magari è inesperta o ne sa poco di recitazione, piuttosto che una persona invece che non c'entra molto con il personaggio ma che è molto brava a recitare o che ha studiato 10-15 anni. Esempi lampanti: Will Smith. Will Smith, era un rapper, lui è partito come rapper. Nel momento in cui, se guardate il suo canale lo racconta anche lui stesso, nel momento in cui ha avuto un po' di fama e quindi un po' di conoscenze, quindi avere le conoscenze giuste, avere un'agenzia giusta, essere pronti e sapersi vendere bene sono cose molto importanti nel mondo della recitazione, ma in qualsiasi ambiente, soprattutto nel mondo dello spettacolo, lavorando come libero professionista, anche nel mondo della moda. Lui era già abbastanza conosciuto per il fatto che era un rapper, quindi conosceva già persone nell'ambito, eccetera. L'hanno presentato a un certo punto a delle persone competenti che stavano organizzando una serie TV riguardante un rapper da Filadelfia di colore per fare una nuova serie TV a Los Angeles. Lui è di Los Angeles, è un rapper, è di colore e viene da Filadelfia. Diciamo che, anche se non studia recitazione, è quello che cercano. Quindi nel momento in cui fa il casting, se si fa vedere che è sveglio, preparato, che ha un manager alle spalle e che conosce le persone giuste, prendono lui invece che magari Tonino da Los Angeles, che ha studiato 15 anni di recitazione, però non è un rapper, non viene da Filadelfia, ma è molto bravo a recitare. Però non lo prendono, prenderanno uno come Will Smith. Questa cosa per dirvi, sì, serve recitare, perché
serve, scusate, studiare recitazione perché? Perché, uno, se investite tanti soldi, quindi serve recitare se investite tanti soldi in una scuola che vi prepara per anni e che quindi vi dà anche un attestato e vi dà quindi anche le conoscenze sia di persone che di mentori che anche di network per mettervi a inserirvi già nei casting e per prepararvi ai casting, quindi quando andate ai casting siete già pronti, però in realtà per alcuni casi non è molto necessario. Ovviamente se non volete andare a fortuna o non siete tanto bravi con le conoscenze o a fare network di vostro, studiare recitazione è sicuramente la via più semplice. Quindi, pro di studiare recitazione, ti porta già nel mondo, quindi spesso ti trovi già quindi a poter provare a fare qualche comparsa, qualche lavoretto, quindi fare la gavetta può essere molto utile, ti porta già a conoscere gente che lavora nello spettacolo, quindi casting director che ti possono proporre ad un lavoro che magari te sei la persona giusta che serve per fare quel tipo di lavoro. Ti prepara a un casting, quindi confronto alle persone che non hanno studiato recitazione o lo hanno studiato meno, sei già pronto, sai già cosa fare, sei più sveglio, sei più confident. E 4, magari puoi anche avere un attestato. Contro di studiare recitazione, se non fai una delle scuole grosse, tra virgolette, non conta tantissimo. Adesso nei commenti giù, io faccio... Questa è la mia opinione, è anche quello che ho notato. 2, può costare tanto, e a volte magari c'è qualcuno che prende la tua parte e magari non ha neanche studiato. 3, si rischia di concentrarsi sulla over preparazione, quindi prepararsi addirittura troppo, quando in realtà spesso a volte in questi ambiti sarebbe meglio buttarsi e iniziare a farsi la gavetta già nel mondo del lavoro, piuttosto che prepararsi tantissimo e studiare senza invece aver mai fatto esperienza vera. Ad esempio, il mio insegnante di recitazione, non vi nomino chi è, mi ha fatto un esempio e lui è stato chiamato dopo anni che studia recitazione, lavora a teatro, eccetera, quindi un attore molto bravo, e è stato mandato a Milano per un casting e ha raccontato e ha fatto il suo casting molto bello, perfetto, e l'hanno preso. Gli hanno raccontato dopo i registi che non l'hanno preso per le sue doti di recitazione, ma perché, fatalità, in quel momento lì si era fatto un taglio di capelli un po' strano, tipo asimmetrico, e per quel personaggio serviva qualcuno che avesse un taglio asimmetrico perché aveva sbagliato dal parrucchiere nel film a farsi il taglio. Quindi capite che spesso è come la laurea, può essere utile se sai venderla bene insieme al tuo personaggio, non è l'unica cosa che ti fa avere successo nel mondo della recitazione, quindi può essere utile se la si sfrutta, non è necessaria. Quindi, ricapitolando, qual è il mio consiglio? Il mio consiglio è: studiate recitazione, se potete permettervelo va bene, fate anche delle scuole, quelle super costose, mi viene in mente la New York Film Academy, cose che vi insegnano e vi inseriscono. Se non potete permettervele, fate dei corsi, qualsiasi corso di recitazione vi può andare bene. Ovviamente il mondo del teatro è diverso, se volete fare teatro lì devi essere molto bravo a recitare, niente da fare, se volete fare teatro c'è da fare la gavetta, dovete fare tante comparse eccetera eccetera, il mondo del teatro devi essere molto bravo a recitare, avere anche conoscenze eccetera, però più sei bravo ovviamente meglio è. Nel mondo del cinema e della TV invece va bene fare la gavetta, partire magari dalle comparse, cercare qualche agenzia. Nel mentre che si studia, che si fa un corso, ad esempio a Los Angeles ho trovato dei corsi che non costano neanche troppo, tipo $2-3.000 all'anno, come un'università italiana, e ci si può andare quando si vuole e insegnano molto bene. Ci sono stati anche personaggi come Johnny Depp o Will Smith che hanno fatto questi tipi di corsi senza fare delle accademie che gli prendono 5, cioè tutti i giorni della settimana, tutto il giorno. Quindi imparare a recitare man mano che già si fanno dei lavori, quindi mentre si sta recitando, che è quello che sto facendo io, cercare già un manager, un'agenzia, un mentore, qualcuno che ti insegni, che ti porti già ai casting e fare una gavetta già a livello lavorativo, magari con delle comparse, personaggi secondari e provare anche già addirittura personaggi principali, perché no, se sei il personaggio giusto.
farsi preparare da un coach, questa cosa aiuta molto a dirla nei casting anche, farsi preparare da un coach se ad esempio chiedono nei casting un monologo, un dialogo, prepararsi dunque con qualcuno, saper già fare quindi un casting, prepararsi a fare bene i casting, normalmente chiedono di leggere ad alta voce qualcosa, quindi saper leggere bene, magari fare dizione, sia in italiano che in inglese se lo fate in inglese, l'inglese serve molto, soprattutto nei film di oggi, anche in Netflix, se volete partecipare a qualche cosa di Netflix, sapere l'inglese è molto utile. Ampliare le proprie conoscenze in generale di qualsiasi cosa, ad esempio io sto facendo ballo, recitazione, canto, MMA, ho fatto nuoto a livello agonistico eccetera, in modo tale che nel momento in cui magari chiedono un personaggio e serve che sappia nuotare o serve che sappia stare davanti alla videocamera, che magari faccio video per YouTube, serve che magari sappia combattere, sono cose che so fare, ci sono anche corsi in realtà che ti insegnano la base di queste piccole cose così da mettere su un curriculum artistico. Quindi iniziare a studiare con dei corsi anche non troppo costosi, semplicemente iniziare a studiare, trovare qualcuno che ti aiuti, quindi un manager o un'agenzia, iniziare già a proporsi per dei casting e fare una gavetta, migliorare a livello personale, quindi leggere, imparare a leggere ad alta voce, fare più cose, migliorare a livello personale in generale, fare più esperienze, saper fare tante cose, e iniziare a girare nel mondo della recitazione. Quindi nel momento in cui ci si concentra nel mondo della recitazione e si guarda e inizia a girare con persone che magari fanno gli attori, eccetera, si fa network, quindi fare network per trovare le persone giuste che fanno il casting giusto, eccetera. In Italia vi consiglio Milano o Roma, ovviamente se andate negli Stati Uniti, Los Angeles, New York sono un po' quelle principali. Ora, ultima cosa, per chi vuole andare negli Stati Uniti, per chi vuole lavorare a Los Angeles, Hollywood, come vorrei fare io, che cosa vi consiglio? E ovviamente fare un curriculum artistico. Quindi, mentre state facendo tutte queste cose, lavorate sul sapersi preparare bene a un casting, fatevi un curriculum artistico, quindi tutte le cose che sapete fare, le vostre foto, quindi fatevi fare delle foto fatte bene, con diverse anche espressioni, eccetera, perché queste sono le cose che si mandano ai casting, per essere invitati ai casting, e anche tutte le esperienze lavorative che si sono fatte. Io lavoro anche nella moda, quindi ogni tanto mando anche cose nella moda, come delle pubblicità che ho fatto, qualsiasi esperienza che può essere utile. E anche uno showreel, che è una specie di video di presentazione per far vedere come una persona parla, si muove, eccetera, di 10, 15, 30 secondi di camminata magari o di movimenti, e poi anche magari 1 o 2 minuti di presentazione, non troppo lungo, a volte chiedono anche 30 secondi, dipende da cosa. Quindi preparatevi magari uno breve e uno lungo e comunque fatelo con degli esperti. Quindi nel momento in cui avete un corso di recitazione che vi prepara, chiedete di aiutarvi per il curriculum artistico e per lo showreel. Quindi mentre esercitate tutte queste cose, il corso, l'inglese, una preparazione generale, la dizione, se andate all'estero cercatevi un accent coach che vi aiuta a rimuovere l'accento italiano, non costano neanche troppo. Trovate anche online, in realtà su Udemy io mi sto allenando in questo momento. Cercate anche di prepararvi, mentre fate la gavetta, anche un buon curriculum artistico e uno showreel per essere pronti ai casting. Per chi vuole andare negli Stati Uniti, ho chiesto a tantissime persone e alla fine la risposta è sempre stata la stessa. Va bene, se uno sa già molto bene l'inglese, andare là e provarci, soprattutto se uno studia recitazione là, quindi se io ad esempio ho 100.000 euro da investire, cosa faccio? Mi iscrivo alla New York Film Academy o a un'altra scuola di recitazione di Los Angeles, mi iscrivo là, mi fanno un permesso loro tramite la scuola normalmente, i corsi è difficile che lo facciano, però si può provare. Si fa quindi un permesso di stare là come studente, occhio, non si può lavorare là se si ha il permesso di studente, quindi dovete avere i soldi per fare questa cosa, quindi se si hanno i soldi si può andare là direttamente a studiare, nel momento in cui si studia si può già lavorare su alcune cose come la voce, l'accent, eccetera, e poi magari loro vi aiuteranno poi a trovare lavoro, un manager, eccetera, eccetera, per poi cambiare dunque con un visto artistico come attore e provare a lavorare là nel mondo della recitazione. Oppure, se non avete troppi soldi da spendere, come io non li ho attualmente perché la recitazione non è proprio l'ambito in cui mi ci sto concentrando al 100%, è più una cosa mia di crescita personale, iniziate in Italia, come sto facendo io. Iniziate in Italia, imparate intanto l'inglese, fate tutte le cose di cui vi ho detto prima, preparatevi, fate la gavetta, eccetera, eccetera, imparate anche ad avere un buon accento, e poi le scelte sono due. O andare a studiare magari con un corso, cercate di avere un permesso di studiare, un permesso da studente per recitazione
direttamente per gli Stati Uniti fin da subito, quindi andare là, studiare un po' di recitazione, magari vi aiutano a trovare lavoro. Seconda opzione, un po' illegale, cercare di avere un permesso lavorativo normale, quindi trovare un lavoro normale negli Stati Uniti. Vi danno la possibilità di lavorare là, non so, in un negozio, in qualsiasi cosa, o da parenti, se avete parenti là molto meglio. Ovviamente se avete la green card o avete già il permesso di stare negli Stati Uniti questa cosa non vale, andate là e fate le stesse cose che vi ho detto prima in Italia. Però se non ce l'avete potete provare legalmente, tra virgolette, ad avere questo visto lavorativo normale o a sposare addirittura una persona. Tanta gente là va e sposa una persona americana per avere il permesso. Lì sta a voi, io non lo farei mai. E poi in nero, tra virgolette, o in qualche modo provare già a fare una gavetta da mettere su un curriculum a livello artistico, perché se si ha un permesso normale di lavoro non si possono fare lavori come attore o nell'ambito artistico. Oppure, terza opzione, quella su cui sto lavorando io, cercate di diventare, tra virgolette, qualcuno in Italia così da ricevere il permesso artistico per andare là. Non è facile avere il permesso artistico per lavorare già come attore o modello, quel che è, negli Stati Uniti. Bisogna avere media che parlano di te, quindi aver fatto qualcosa, aver partecipato magari in un film, avere un buon curriculum artistico, avere già fatto dei lavori. Quindi lavorate, studiate un po' di recitazione qua, ampliate il vostro percorso, fate la vostra gavetta. Nel momento in cui potete, magari se trovate un manager o un'agenzia, ditegli che volete lavorare per avere la visa, quindi il visto per lavorare in modo artistico negli Stati Uniti, andare là dunque già iniziare a lavorare. Preparatevi, intanto preparate tutto, preparatevi un portfolio in cui ci sono tutte le vostre raccomandazioni, quindi è consigliato anche avere delle raccomandazioni da persone con cui avete lavorato nell'ambito artistico, magari se avete degli articoli che parlano di voi, oppure della TV che parla di voi, o dei film, qualsiasi cosa, raccogliete più materiale possibile nel corso degli anni o nel corso dei mesi se riuscite, e create un portfolio che poi vi può essere utile. Chiedete all'ambasciata americana di farvi un visto artistico. Se vi danno il permesso di avere un visto artistico, costa un po' di soldi, non tantissimo, però costa avere il visto artistico, non dura all'infinito, dura mi sembra 3 anni, sto dicendo forse una cavolata, 3-5 anni dipende, e poi bisogna rinnovarlo. Potete andare là, se ve lo accettano, e lavorare come attori. Ed ecco qua ragazzi. Oppure, quarta e ultima opzione, come sto facendo io, cerco di diventare qualcuno qui in Italia, nel tanto viaggio, mi costruisco il mio percorso, eccetera eccetera, mi alleno anche con YouTube e aspetto di trovare il momento in cui divento qualcuno talmente tanto, tra virgolette, che mi chiamano direttamente dagli Stati Uniti per offrirmi un lavoro e mi danno la sponsorizzazione per lavorare là. Ad esempio, ci sono delle aziende, casting director, persone che vi possono fare da sponsor e darvi il permesso, tra virgolette, di richiedere un permesso lavorativo, anche artistico, e loro dicono: sono io che garantisco per loro, hanno un posto dove stare qua, hanno un'entrata fissa, garantisco io. Ovviamente per avere il visto dovete esattamente avere un posto dove vivere negli Stati Uniti, proprio indirizzo, eccetera, per quanto tempo, e dire esattamente quello che andate a fare lì, e serve anche qualcuno che garantisca per voi. Poi adesso con le leggi Trump non è neanche il massimo, però ci si prova. E se trovate una persona che vi faccia da sponsor, quindi chieda di voi per lavorare lì con loro e vi garantisca tutto, quindi diventare qualcuno talmente tanto che la gente vi chiama da là e vi dà tutto il necessario, come le persone famose. Le celebrità non passano tutti questi bagagli di cose da fare, vanno e basta, perché li chiamano e andate là quando vi serve. Quando qualcuno vi chiama per un film là, andate là. Quando qualcuno vi chiama per un film in Italia, in Europa, andate là e girate, che è quello che voglio un po' fare io. Ecco qua ragazzi, scusate se il video è un po' lungo, però vi volevo dire esattamente tutto quello che ho imparato e tutto quello che ho affrontato e ricercato e visto dalla mia esperienza. Quindi quello che vi posso dire: sì, studiate, vi può essere utile, fate la gavetta, fate tutte quelle cose che vi ho detto. Se volete andare negli Stati Uniti si può fare, è un po' complicato, ci vuole tempo, però si può fare. Niente, non c'è un limite di età, non c'è un limite di bellezza, non devi essere bello per fare l'attore, rispondendo a delle domande che mi arrivano ogni tanto. Lavorare nella moda può essere utile per il curriculum artistico. E basta, ecco qua ragazzi.
Se avete qualsiasi domanda lasciatemelo nei commenti, cercherò magari di fare un altro video più breve se avete qualche domanda a cui rispondere e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! To protect your soul.